E qui siamo nella cittadina di Paola, dove si trova il tempio di Tarshen, che ora andiamo a visitare. E siamo arrivati all'area dei templi megalitici di Tarshen e adesso entriamo. Il sito di Tarshen è composto da 4 templi, 4 piccoli templi, di cui 3 collegati fra loro tramite una muraglia e il quarto isolato. E si è iniziato a scavare nel 1915 e si ritiene siano stati realizzati fra il 3600 e il 2500 a.C. Secondo gli archeologi, questi templi avevano una funzione pubblica, funzionavano come spazio di aggregazione, anche sacrificale, perché sono stati trovati resti di animali, anche punte di lance di selce. La forma dei templi è con un corridoio centrale e delle absidi semicircolari, più o meno la stessa forma che abbiamo visto anche nel tempio di Gigantia a Gozo. E questo che vediamo ora è il cosiddetto tempio orientale. Questo complesso megalitico non sorge isolato, ma proprio nel mezzo della cittadina di Paola. E questi sono i resti del tempio più antico, costruito fra il 3600 e il 3000 a.C., ma con pietre più piccole. Comunque la forma più o meno si vede abbastanza bene. Qui vediamo l'abside alla fine del corridoio centrale di uno dei 3 templi. Qui ne vediamo uno da vicino, ecco il corridoio centrale e le 2 absidi. E qui stiamo entrando nel tempio centrale. Costruito con un pavimento con pietre molto grandi e spesse. Guardate qua, la crepa fa vedere bene o male quanto sono profonde. E qui vediamo un'altra pietra forata in modo rettangolare come quelle che abbiamo visto al tempio di Gigantia. E qui vediamo un altare. E qui vediamo con una pietra grandissima che gli fa da base, intagliata. E qui c'è una statua colossale di una figura umana con una, diciamo, gonna. Ne sono state trovate molte nei templi megalitici di Malta. Sembra che queste statue raffigurassero un'immagine della madre terra, anche perché si pensa che a Malta vigesse l'ordinamento di tipo matriarcale. Qui c'è un blocco gigantesco e qui c'è una porta d'ingresso gigantesca, ma è una ricostruzione, non è originale. E qui vediamo delle pietre lavorate a mo' di sfera in cima al muro. E secondo gli archeologi queste sfere sarebbero servite per far scivolare sopra i massi e quindi agevolarne il trasporto e la messa in opera. Bene, la nostra visita ai templi di Tarshen è terminata. Ci vediamo alla prossima. Ciao!